chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Già sta in fondo a sto vialetto. L'altra volta ho visto una macchina e il tetto mi sembrava a posto, oggi è come se ci si fosse seduto sopra qualcuno di pesante e non era previsto neanche questo, quindi vediamo. C'era tenuta da Dio prima che l'abbandonassero. Qua sotto poi è da scoprire, vedi? Quest'acqua qui, tutte le volte che ha piovuto, si è venuta a mettere qua. Ma se qua sotto non ci sarà ruggine sarà un miracolo vero e proprio. Fino adesso è abbastanza miracoloso tutto quello che vedo, soprattutto gli interni. Ah, e guarda qua, questa è la magia BMW. Se ci sono gli strumenti, abbiamo vinto. Questi si sono arrugginiti. Ah, guarda dove tocca. Ah, è lì. Ok. Ah, guarda, è qua, Pensavamo fosse difficile, ma un po' meno. Dobbiamo far scendere da quel muretto. Okay. Il problema è che abbiamo due macchine non previste nel già difficile transito della macchina per uscire da qui. Adesso dobbiamo spostare sia quella Panda sia quell'altra Peugeot, perché già la stradina è stretta e già sarà difficile far girare la macchina qui su se stessa, perché le gomme sono tutte e quattro tranciate, di cui una è anche sotto la terra. Quindi adesso tiriamo fuori le due macchine, le poggiamo da qualche parte un attimo, ci occupiamo di lei, rimettiamo dentro le macchine, che non sono assicurate, quindi dobbiamo capire anche un attimo come fare per non farci arrestare. E quindi questa è nuova anche per me, non è una vera mano, è un guanto. La facciamo girare direttamente su tutte e quattro? Occhio qua se scivola a morte. Ok. Proviamo solo a tirarcela leggermente, poi la spostiamo. È fuori dalla terra. Diciamo che ogni volta ci inventiamo, dai. Era dei tempi della 75 nel pollaio originale, che non facevamo una cosa del genere. Basta. Ok. Proviamo a tirare. Vado? È lunga, speravamo molto più facile e invece abbiamo dovuto usare tutto quello che potevamo, tutto quello che Cortese aveva portato, quindi carrellini, crick contro crick, abbiamo usato anche il crick della macchina, quindi la prossima volta mi ricorderò di portare direttamente 4 ruote buone e avremmo risolto. Invece no, mi ricordavo le gomme non squarciate, almeno non tutte, invece squarciate, a morte. Comunque le ruote scorrono, Aspetta, aspetta. Sì, io qua la vedo. Vai, 3. 1, 2, ancora un colpo. 1, 2, 3. Vai, ancora, vai. Mo veniamo tutti e tre, c'è tutto lo spazio che vuoi. Vado? Questo non l'avevo fatto mai, E indietro che gli racconti? Oh?
freno a mano non serve. Oh, dritto, dritto, la drizza! Ah, in salita. Pare che c'è passato uno schiacciasassi sopra. Bella maciullata, con i muschietto. Più la guardo e peggio è. No, sembra una macchina che ha fatto un incidente tipo quelli che vedi a Daytona, che ruzzolano 5.000 volte. Sembra quello. Prima di caricarla questo lo dovremmo fare. Guarda che bello, Mauri. Tutta sta fatica non hai visto la parte migliore. Già, lo zoo. Altro che topi ci saranno qua. Guarda qua. Cioè non c'è rimasto niente, guarda. Ottimo. Cioè, ste macchinette così piccole con 6 cilindri. Spettacolo. Bello, dai. Dust to dust. La colpa è sempre di Davide. Diciamo che è stato abbastanza faticoso, ne abbiamo già viste di peggio, però... Lo sapevo. Però è andata, dai. Come vedi siamo sempre flessibili, siamo pronti a tutto e finché non abbiamo caricato non molliamo mai, no? Mai. Già che cammina così è un lusso, eh. Stavolta Davide è una sorpresa, ha comprato un cesso ma meno cesso delle altre volte, quindi... Caro William. Allora Davide, cosa mi hai Cos'è? portato stavolta? Cos'è questa? Allora, è un 320 6 cilindri, dovrebbe essere 83. Qui il progetto è abbastanza semplice. Resteremo sul suo motore Ok. e ci lavoreremo su assetto, freni, metteremo su dei bei cerchi Maxilet tipo BBS. Gli interni, guarda, gli interni non si sa come, sono rimasti Mamma perfetti. mia. Com'è E possibile? anche impolverati. Se avessi visto il posto dove l'abbiamo trovata non ci crederesti ancora È meno. incredibile, cioè sembrano veramente due macchine differenti. Cioè, Io fuori infatti- è finita, dentro è nuova, sembra lasciata ieri sera. Penso che abbia fatto una decina d'anni di abbandono al coperto e l'ultimo paio di anni l'avrà fatto fuori perché sennò Beh sì, guarda il cruscotto quanto è bello. non è manco impolverato. Cioè il mio doblò è 100 volte più sporco. Sedili perfetti, neanche la classica sfaldatura qui. Vabbè, chiaramente sono vecchi, hanno preso il sole. Abbiamo deciso di non toccare gli interni per quanto sono rimasti belli. Sembra dentro una capsula del tempo, sembra che è stata parcheggiata ieri sera e stamattina abbiamo aperto la macchina. Sì, lo so che tu vuoi vedere. Sono abbastanza curioso di vedere qua davanti. Sì. Vediamo un po', rullo di tamburi. Calcola che lo vedi già abbastanza pulito rispetto a com'era. Ah, è pulito, eh? Così è pulito, sì. Perché ho fatto così con la mano. Ah, mi sento Se no qua fortunato. era tutto nero. Mamma mia. Questo è quanto. Si è perso tutta la fodera qua, piena di questa roba qua che come la sfiori diventa polvere, letteralmente. Polvere alla polvere. Esatto. Io spero che tutta questa copertura qua che gli è cascata sopra l'abbia un po' preservato, diciamo. Beh, il potenziale c'è. Abbiamo una buona base per fare una macchina che ci toglierà sicuramente molte soddisfazioni. Qua abbiamo un cacciavitino di epoca, anni forse 90. Sopra l'abbiamo vista. Vediamola sotto. Che sarà una prima volta anche per me sotto. Non è per niente male. Per niente male, la scocca non c'ha un filo di luce. Abbiamo cominciato a smontare la BMW e l'abbiamo trovata in ottime condizioni, nonostante gli anni rimasta ferma. Normalmente a questo punto abbiamo già un allevamento di insetti di ogni genere. Però di lumache ne avevamo parecchie. Lumache sì, ecco. Lei è la macchina delle lumache. Pur non essendo francese. Questo qua io punterei a tirarlo via tutto sano sano. Lo lascio attaccato Sano questo sano. Eccola qua. Bam! Facciamo attenzione alle sorprese che ci Oh!
Una perfetta casa per vari organismi. Eccolo qua. Ok, la nostra pompa a benzina, andiamo in pensione. Hai salato i suoi ultimi respiri. Penso già da un po' di tempo. Questa la dobbiamo mettere in boccetta. Questa sì, facciamo il portachiavi, tipo l'ambra di Jurassic Park. Sì. Cioè, provare a metterla in moto non sarebbe stato un grande successo anche qui. No, sicuramente. Adesso. Incastrato di qua. Scena madre, Beh, non è nemmeno tanto male. che limpidezza. Questa è una delle cose che non salveremo. Vedi? No, non credo. Bello. Ecco. Questo te lo riusi? Domani che è 1 miliardo. Guarda qua, guarda questa magia. Batteria con il certificato di garanzia. Vedi, a posto. Sì, avviciniamo la gru, perfetto, vieni un po' più avanti. Cominceremo adesso la lavorazione sul motore. Davide non vuole stravolgere troppo quello che è la macchina per la sua rarità. Tutto in ordine, qua il cablaggio lo abbiamo liberato. Perfetto, sali. Sto qua è bello pesantuccio, eh? Ovviamente l'acqua scenderà giù Vera, per mai. sempre, Almeno un po' di ruggine superficiale ce l'ha. Un po' tanta, però. No, ce l'ha, sotto ce l'ha. Però partiamo da un'ottima base. Oltre ogni previsione. Oltre ogni previsione, pensavo di combattere contro ruggine, pezzi mancanti, solito. come al solito. Io personalmente la volevo fare un progetto parecchio più cattivo. Guarda, fosse stata una 316, un altro modello un po' più comune, sicuramente sarei andato di swap. Di quelli feroci. Sì, sicuramente. Sì. Coperchio distribuzione, Ok. coperchio punterie. Vai. Lo spazio di manovra non è ampissimo, dovremo veramente impegnarci per tirar fuori della cavalleria su questo progetto. Quindi andremo a lavorare molto sulla testa, su tutti quanti i manovellismi interni, albero motore, pistoni, BL, equilibrature, dobbiamo far girare il motore preciso come un orologio e alleggerire tutto l'alleggeribile. Butta via tutto e le mettiamo nuove, ovviamente. Tutta vita l'ha fatta negli ultimi 3-4 anni. Eh sì, marcia completamente. Oddio, ragazzi. Mamma mia, la morte nera. Come te gusta? Ok, perfetto, siamo pronti per togliervi la testa. Vai. Come l'affrontiamo? Allora, intanto sistemiamoci bene. Voleva proprio uscire. Vai. Molto meglio dentro che fuori. Il motore sta veramente bene. Il lavoro che poi noi dovremmo fare, chiaramente, vabbè, smontiamo tutto, portiamo il blocco, ricambiamo tutti i canditappi, lo sabbiamo. Eccoci qua. Va bene pure le fasce. La macchina stava fermata perfetta, si vede. È nuovissima. Comunque le bronzine sono originali. Il motore è originale, qua c'è la data di costruzione della bronzina. E di quando è? Marzo 83. Cioè queste sono le sue di prima. Le sue di primo impianto, non me l'aspettavo. Sicuramente l'albero motore è buono, quindi possiamo lavorare su quello e soprattutto il monoblocco sicuramente non sarà deformato. E poi vediamo, magari facciamo una maggiorazione di cilindrata che dagli un po' più di forza. Magari qualche lavorazione sull'albero motore lo alleggeriamo un po', ma ci possiamo un po' divertire lasciandola
Sì. come mi hai chiesto, più conservativo possibile. Ovviamente abbiamo una macchina a trazione posteriore, quindi dobbiamo lavorare molto bene sull'assetto e il bilanciamento della macchina. Monteremo un differenziale autobloccante posteriore per scaricare a terra tutta quanta la potenza e non perdere in trazione, e anche per fare dei bei traversi. È arrivato il differenziale autobloccante fornito da Bacci, sono stati velocissimi, lo hanno fornito già pronto con cuscinetti, la rotafonica della contachilometri, sono stati grandi come sempre. Ci hanno dato un differenziale autobloccante destinato a una E36, adattabile perfettamente a questo modello. Quindi siamo stati fortunatissimi, grazie a Bacci, che è il completamento perfetto per una macchina del genere, per una E30 a trazione posteriore. Lo smontaggio della E30 procede bene, abbiamo iniziato con la fase di carrozzeria, non è semplice perché è veramente tutto un bozzo e per di più la cosa di cui non mi ero accorto appena comprata era il tetto. Non so come, non me ne ero accorto la prima volta che l'ho vista. La cosa buona è che è davvero mantenuta in un modo eccezionale per le situazioni in cui l'abbiamo trovata, infatti io sono quasi sicuro che dove l'abbiamo trovata sia stata per poco tempo, perché se fosse stata abbandonata a 15 anni in quelle condizioni oggi avremmo un ammasso di polvere come la maggior parte delle macchine che troviamo. Invece questa qui è abbastanza sana, l'abbiamo pulita sotto e abbiamo visto che anche lì siamo stati fortunati. Il problema sono le bozze, le piccole bozze di bottarelle che ha preso negli anni di quando è stata parcheggiata. Comincio ad avere i tic da smontaggio di macchine, comincio a sognare di notte. Pepe. Delicato, ancora delicato. Guarda che sono lungo. Che big bubble. Madonna, pesa 1 grammo. Finalmente è arrivato il kit M-Tech per la E30. C'è stato un attimo da capire perché sembrava inizialmente che la parte in plastica del paraurti andasse sotto, poi sopra. Abbiamo capito adesso, dopo un po' di manovre, il modo giusto di montarlo, quindi abbiamo controllato tutte le dimensioni e mi sembra un buon kit, quindi penso che non avremo grossi problemi. L'abbiamo avuti tutti oggi per capire come andasse montato. Sicuramente con i cerchi e le gomme che abbiamo scelto il kit sarà completo e perfetto. Speriamo di beccare subito le altezze giuste delle sospensioni. È bellissimo lo spoilerino posteriore, adesso capiremo se farlo in tinta o non in tinta. Minigonne carine, diciamo che è il kit giusto classico di questo tipo di macchine. Direi che stranamente per una volta i lavori procedono in tempo, quindi adesso che l'ho detto mi pentirò amaramente già la prossima volta, perché so che succederà 1000% qualcosa che mi farà pentire di aver detto questa cosa. Continuiamo la lunga serie di colori orribili di questa trasmissione e soprattutto della mia vita. Anche con la BMW sceglieremo il colore più da vecchio che c'era al listino, questo Opal Grün, che è un verde opale, ricorda tante cose non gradevoli della fisiologia umana. A me piace tantissimo e spero soprattutto che col kit M-Tech e con i cerchi Maxilet tipo BBS il risultato sia quello che mi immagino, quindi una macchina tipicamente da questa trasmissione. Stavolta rimarremo sull'originalità, diversamente da come abbiamo fatto a suo tempo con la 75, che partendo da un grigio argento abbiamo scelto di andare su un rosso alfa, e non è una scelta tanto forzata, in realtà è un colore che mi piace abbastanza.
Tra le varie lavorazioni che faremo abbiamo scelto di cambiare l'albero motore, non perché il nostro non sia buono, ma perché vorremmo aumentare la cilindrata anche in questo modo. Abbiamo visto che una modifica che si fa spesso è quella di usare un albero della 323. Facendo così la cilindrata aumenterebbe intorno al 2003, con i pistoni riusciremo ad arrivare intorno al 2004, quindi un bel aspirato che da 2000 passa a 2004 di cilindrata, e poi lavoreremo sull'albero motore che abbiamo cambiato per alleggerirlo, equilibrarlo e cercare di recuperare più coppia in basso possibile. Ciao William. Ciao Attilio. Tutto bene, ben tutto a rivisto. posto. Allora, sei venuto a riprendere sì. sto giocattolino. Sto giocattolino, sta testatina piccola. Sì, abbiamo fatto una lavorazione dei condotti, non abbiamo allargato troppo, infatti è che abbiamo soltanto ottimizzato la forma dei condotti senza esagerare troppo a allargare. Il cam se l'abbiamo lasciato originale e i pistoni sono in CPS e questi sono una garanzia come al solito. È stato ricostruito al campione con la quota di compressione modificata perché stiamo mettendo un albero con la corsa più lunga. Ci vinciamo e quindi finché se corre e se vince con questi pistoni vuol dire che è il cavallo vincente. I motori di BMW ne abbiamo lavorati tanti, un po' di tutti i tipi, cioè si correva all'epoca per diversi preparatori, che ne so, Patriarca, sempre stato adoperato. Su sta roba un po' vecchia abbiamo sempre messo mano un po' su tutto. Bronzine standard, sia banco che biella, abbiamo soltanto dato una rettificata ai piani senza alleggerire il volano che è già abbastanza leggero. Albero motore che è stato lucidato, equilibrato naturalmente, rettifica dei cilindri per i pistoni in CPS e poi William monterà delle bielle anche in acciaio. La testata sono state raccordati e lucidati i condotti senza allargare molto, in modo che non modifichiamo troppo la coppia, visto che non è un motore da competizione, è un motore da pista. Il cam si è rimasto uguale, oggi purtroppo vedo che nonostante le conoscenze tecniche che ci sono e si dovrebbero fare dei motori che durano in eterno, invece vedo che non si riesce a mantenere la stessa qualità dei vecchi motori. La BMW, i vecchi materiali, i vecchi motori, a parte che sono motori affidabili come qualità dei materiali, che questo è fondamentale. Ciao, Ecco qua le guarnizioni. Esatto. Sono stato da Attilio, ci ha ridato il motore, la testa, guarda qua che bel lavoro che ha fatto. Bellissimo, l'albero è bellissimo. Un capolavoro, l'albero motore era perfetto, non ha dovuto togliere nulla. Ci ha ridato il monoblocco con i cilindri già rettificati, perfetti, la testa lavorata sui condotti, sulle guide valvole. Vabbè, Attilio è sempre una garanzia. È una garanzia. Aspirazione e scarico senza allargare troppo, soltanto a raccordare la testa, che non voglio assolutamente perdere coppia in basso, anzi. Condotti di scarico lucidati a specchio. Adesso ci rimane soltanto da ricomporre il tutto, la testa da ricomporre completamente, da mettere molle, gommini, tutto quanto preciso. Sull'albero a camme non possiamo giostrare più di tanto, anche a causa della configurazione delle punterie della macchina che sono un po' particolari. Quindi è solo da assemblare tutto. Guarda qua, belli arrugginiti, Qua non ci potevamo aspettare tanto di meglio, ma lo sapevamo. Sì. E i bracci tutti forati, che so via di serie. Allora, adesso procediamo, smontiamo i freni, togliamo via tutta quanta la sospensione, cominciamo poi a smontarci gli ammortizzatori, la cartuccia dentro, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto dei pregiudizi, vedi? Eccola qua, la nostra bella pinza. Guarda, l'olio dei freni è diventato miele, praticamente. Sì, sono fossilizzati. Una martellata va in 1000 pezzi. Sì. Devo allentare in maniere poco convenzionali. Adesso dovrebbe uscire dopo il trattamento di favore. Eccolo qua. Da sta grazia. Addirittura. Che bel grasso nuovo. Sì, è appena fossilizzato. Ah dai, però è solido, ma come lo tocchi?
sbreccola. Mamma mia. Questo solo dal braccio anteriore destro, eh? Scartamientos de regalos. Cerchi, prego. Questo sarà uno dei miei momenti preferiti quando la metteremo a terra sui cerchi. Bellissimo. Bam. Ah, è vero, c'aveva questo pure. Vai, Bellissimo. Belli. Allora, a corredo abbiamo anche già le gomme. Eccole qua. Bellissimo, perfetto. Ci stanno da Dio. Quando a fare lo stance. Così? Sì. La vuoi così? Collettori, questi sono curioso. Ah, che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Ah, guarda quanto sono bravi, anche i prigionieri con tutte le flange. Com'è la sigla del pollaio? Non la so. Poi, per la serie Scartamientos de Regalos, tubi, TBF. A lei l'onore. A lei l'onore, ma prima di questo io farei questo. Oh. Tanto che ce l'abbiamo, perché coprirlo. Sui tubi sono davvero molto curioso, visto che TBF li ha fatti per noi su misura con i campioni dei vecchi tubi. Ah, giusto, qua gli avevamo mandato i campioni per l'introvabilità. Tanti, eh? Sì. Chilometri di tubi, sembra un intestino crasso. Questo è il mio dopo Natale, questo è il mio prima di Natale. Ah, ok. Visto che la macchina uscirà a Natale, forse, qualcosa del genere. Senti? Si sente l'acqua. È vero, si sente. Voilà. Bracciotti. Hanno delle coppiglie, mi sa, Eccole là qua. dentro. Poi abbiamo le testine di sterzo. Quanti bei cambietti. È Natale. Ecco qua. Bam, Bam, tutto preciso. da rifare. Ai. Eccolo qua. Radiatore, il radiatorista da Terni. Bam. Bellissimo, fatto bene. Vediamo il ventolinos. Ammazza. Piccola e cattiva. Piccola e cattiva. Molto bene. Niente, non riesco a dirlo. Il radiatorista. Radiatorista. Il radiatorista. Il problema è l'articolo. Che radiatorista è facile. Il radiatorista non è facile. Dillo. Il radiatorista. Bravo. Poi qui abbiamo il serbatoio. Io non so se ti ricordi com'era prima. Sì, faceva schifo ed era da buttare, ma non abbiamo fatto il trattamento, l'abbiamo proprio fatto rifare, aprire, sistemare E richiudere. A questo punto abbiamo tutte le componenti per rimontare la nostra BMW. e 1 settimana e mezzo per farlo. Vabbè, sembra ragionevole. Perfettamente in linea con tutti gli altri progetti. È tutto perfetto. Turnica, developpati. Eccolo qua. Facci tu. Ok. Sì, ci sto. Ed ecco qua la nostra sospensione. Ok. La pinza. La pinza. Ammortizzatore e freni è pronto, è a posto. Abbiamo messo i freni schiforati, i tubi in treccia della Hell. Abbiamo un pedale un pochino più corposo. Monteremo anche una pompa dei freni maggiorata. Quindi Siamo a adesso posto. chi ci vieta di provarci uno dei cerchi? Nessuno. Ah sì sì. Dimensioni freni lo sapevamo che non avevamo. Nessun problema. Esatto. Vedi larghezza. Va bella a filo, eh. Sì, Vabbè, canale 7, gomma 205. avrà una bella impronta. Vai, dritto
così che ci siamo. Ok, vai. Passa un altro po', piano, ok. Siamo finalmente arrivati quasi alla conclusione del lavoro, stiamo aspettando Davide per fare gli ultimi accorgimenti e mettere finalmente in moto la macchina. In cravatta. Il nostro scarico pronto, montato, pronto Bellissimo. a scaricare. Abbassati, abbassati. Facciamolo assestare un po'. Sono molto impaziente, un po' in ansia, ecco, come ogni volta che devi mettere in moto una macchina, un progetto nuovo, la prima messa in moto è sempre un'emozione fortissima, anche dopo averne fatte 1000. Non vedo l'ora di sentire la macchina in moto e di portarla in pista e vedere come intraverserà questa macchina. È giunta l'ora. A me l'onore. A lei l'onore. Aspetta. Riprova. Vado. Tutte le spie funzionano, tra l'altro, e anche le lancette. Grande. Ovviamente all'asfalto l'ardua sentenza, ma le premesse sono buone. Sente che gira liberissima in basso. Molto bene. Ci montiamo un sedile? Sì, andiamo a provare. Esatto. Secondo me questa sta sempre di traverso. Speriamo. Ciao Davide, allora io capisco che secondo i tuoi standard il volante usato che hai preso andava già bene così, ma secondo me no. Dopo aver pulito il supporto, le condizioni reali sono queste, quindi la pelle ha perso la sua pigmentazione di origine, c'è anche qualche segno fatto con qualche anello o qualcosa. Ho visto che il materiale è ancora in buone condizioni e anche le cuciture, faremo un restauro conservativo del volante, a breve con il risultato finale. Eccola qua, il mostro di Bedonia, da principessa di topi e ragni a terrore dei cordoli. A parte gli scherzi, no, non è un terrore ma una ottima compagna di giochi in pista. Abbiamo decisamente azzeccato la combo gomme e assetto, soprattutto perché è davvero stupenda proprio sui cordoli. È abbastanza morbida ma abbastanza ferma da saltare sui cordoli perfettamente senza perdere la sua precisione di sterzo.
che è un po' carico, effettivamente un po' troppo carico, però in qualche modo con l'autobloccante di Bacci è venuta fuori più da tempo sul giro che da traversi, che è un po' strano forse, ma neanche troppo, perché ovviamente la legge della pista è sempre e solo quella del cronometro. Questa non è una macchina che abbiamo fatto per fare time attack o cose simili. In ogni caso è bello quando vedi che una macchina legge le linee della pista in questa maniera così pulita e ti dà soddisfazione usarla in modo pulito. Sapevamo, non avendo tirato fuori 1 miliardo di cavalli, che sarebbe stata più pulita che sovrasterzante, ma all'occorrenza, indovinate, quello che mi piace di più è buttarla sui cordoli in ingresso. Bisogna fare un po' di resistenza sul carico volante veramente mascolino. Le gomme aiutano tantissimo, una mescola moderna a cui la E30 non è abituata e si sente. Si vede che le sembra un sogno avere tutta questa aderenza a una macchina abituata a non averne, e quando la butti dentro e si corica con tutto il peso da un lato è come se si aspettasse da un momento all'altro ok, adesso mi toccherà riandarmene all'esterno della curva senza speranze. In realtà no, sente una grandissima aderenza e secondo me ci metterà un po' ad abituarsi all'era moderna, anche perché ricordiamo che quando l'abbiamo trovata lei era abbandonata da almeno 20 anni e per di più era unico proprietario, quindi lei ha conosciuto solo e soltanto un uomo in vita sua, molto romantico. Si vede che era abituata bene, nel senso che era sempre stata trattata da principessa e i suoi veri 149.000 chilometri lo testimoniano, ma soprattutto lo stato di conservazione degli interni, che dal primo minuto sono stati la cosa più strana del ritrovamento a Bedonia in quel freddissimo giorno del 2022, un annetto fa. Il motore è tanta roba per quello che ovviamente si può tirare fuori da un motore così. Siamo a un 2004 di cilindrata, partiti da un 2000, quindi con adozione di albero 2.3 e maggiorazione dei pistoni GPS, si sente, ma il fatto di avere un cambio veramente molto lungo, molto da autobahn, molto autostradale, mortifica un po' la potenza ovviamente, perché si sente di tirare molto alla lunga. In autostrada è ottimo, in una pista non lunghissima come Binetto un po' meno, un bel cambio con degli innesti sempre perfetti, chiaramente con dei rapporti accorciati si parlerebbe tutta un'altra lingua, magari lo faremo. La pedaliera BMW non si smentisce con il bel pedale dell'acceleratore lungo fino al pavimento, che riesce a trovare sempre facilmente con il tallone, anzi con il tacco, per fare un perfetto puntatacco che con questo cambio diventa un vero piacere. Una cosa indispensabile, per me almeno, sarebbe quella di cambiare i sedili. Erano un po' uno dei punti di forza del ritrovamento, perché erano davvero perfetti per l'età e per lo stato di abbandono della macchina, ma devo dire che a livello di guida sono pari a zero. Sono veramente scomodi, soprattutto per chi è un po' più altino. Per esempio il volante, che non è regolabile, e per una macchina dell'83 non è proprio meraviglioso, perché insomma all'epoca altre macchine avevano già tante regolazioni in più. Non avendo questa regolazione sul piantone, almeno di altezza, non dico di profondità, ma almeno di altezza, questo mi impedisce di vedere la parte alta del contagiri, quindi io vedo fino al 2 e poi rivedo dal 6. Qualcuno direbbe che va bene così, ma in realtà no. E soprattutto l'effetto molleggiamento è terribile, perché quando stai andando forte cominci a fare così. Devo puntarmi con le ginocchia ovunque, non è comodo, non è neanche sicuro. Probabilmente adotteremo dei sedili sportivi, ma era troppo un peccato farvi vedere il restauro senza i suoi sedili originali per lo stato di conservazione. È bastato pulirli, sono davvero come nuovi. Nonostante l'impianto frenante non sia il top e non sia stato neanche più di tanto elaborato, praticamente per niente, la macchina si ferma abbastanza, complice il fatto che sia molto leggera. Quando il muso raramente tende ad allargarsi un po', basta sollevare di pochissimo il piede destro e il muso si rimette esattamente dove vuoi, quindi è molto intuitiva. L'unico momento in cui non è più calma è quando inizia ad andare di traverso, avendo zero assistenza sullo sterzo. Se non sei veloce e forte con i polsi non la riprendi più. Forse, dico forse, il centrale di scarico verrà eliminato, perché la vorrei un po' più rumorosa. Mi sembra, in una famiglia in cui l'M3 è la cattiva, la IS è già un po' più misurata, questa qui, come l'abbiamo fatta noi, sembrerebbe la perfettina della famiglia, quella sempre composta, con grandi potenzialità, a cui piace fare i compiti a casa.
non le piace perdere tempo, da brava tedesca. E poi, lato estetico, non il colore più sportivo al mondo, ma sinceramente perfetto per questo progetto. Potrei buttarmi sui cordoli con questa BMW per tutto il giorno. Ti dà una soddisfazione saltare sui cordoli con questa configurazione di assetto che sì, l'abbiamo cercata, ma in realtà beccarlo alla prima è veramente un po' anche sempre fortuna, perché è difficile. Invece perfetta configurazione, larghezza gomma, mescola gomma, autobloccante e verticali in modo che sia stupenda. È stupenda. Ottimo. Perfetto, era quello che volevo sentire. Guarda, per una volta tutto bene alla prima. Bella veramente, ha fatto un lavorone. Si comporta da Dio. Me l'aspettavo più da traversi, più stupida, invece è seria. È da tempo sul giro, chiaramente per quello che può fare un motore così, ma se avesse una categoria di tutti i motori simili sarebbe una delle più brave della classe perché è veramente seria, cioè efficace, efficiente, fa quello che le dici. L'ho fatta come piace a te alla fine. Sì, anche perché volendo fare lo stupido lo fai, nel senso che comunque ti permette di andare di traverso, sì. È bella, è giusta e non me l'aspettavo così divertente in pista perché non l'abbiamo fatta in realtà per la pista, l'abbiamo fatta per l'uso quotidiano. Invece ti diverti. Non lo dico il tempo, ma me lo sono preso il tempo. L'ho confrontato con quelli che si fanno su questa pista e per quello che è ha fatto un tempone. Quindi sono contentissimo. Adesso avrò la curiosità di prendere i tempi anche delle altre che faremo, ma non si può. Non si Si finisce in un altro contesto, è meglio di no. Per oggi l'ho preso il tempo perché andava talmente bene che ho detto lo prendo. Lo voglio prendere. Sì. Ed è stata brava. La preparazione che abbiamo fatto io l'ho pensata per le strade che abbiamo noi. Infatti. La cosa assurda è che abbiamo beccato combo gomma, mescola e dimensioni. Verticali, quindi ammortizzatore e molle, e autobloccante. Venuta fuori non so come, ma perfetta, buona alla prima, cioè non cambierei nulla. Forse di angoli possiamo lavorare un po'. Sì, di angoli sicuramente ci sta molto margine di miglioramento, infatti vediamo anche le gomme Hanno lavorato, come hanno lavorato. Però dai, per l'uso stradale va già bene così in realtà. Dipende da cosa uno poi vuole farci, ma per quello che dobbiamo noi, buona la prima. Cioè. Sono proprio contento anche perché stavamo pure parecchio al limite con i tempi. Tempi assurdi che ci abbiamo messo 4 mesi, nemmeno. Meno. 3 mesi. Notte e giorno, le nottate ne abbiamo fatte un po'. Sei stato bravissimo, questa è venuta veramente bene. Poche cose cambierei. I sedili l'abbiamo tenuti per affetto perché erano anche per rispetto dell'ex proprietario. Veramente perfetti gli interni, però per questa guida qua no. Il motore va per quello che sapevamo che sarebbe andato, senza volerlo violentare con un turbo, sapevamo che sarebbe andato così e va benissimo perché è coppioso, comunque cilindrata maggiorata, la macchina è leggera, non è tanto sbilanciata di pesi, va bene. La frenata mi preoccupava un po' perché non abbiamo esagerato lì con la preparazione, ma in realtà ha frenato bene. E il turbo sarebbe stata una tentazione non da poco anche per me in realtà. Pensavo fosse più rara, mi sono fatto ingannare e credevo fosse molto più rara, per quello volevo farla così. In realtà adesso mi sono accorto che non è poi così rara dal punto di vista di volerla turbizzare, però non credo che lo faremo, sta bene così.